Ciao a tutti e bentornati sul mio canale o benvenuti se questa è la vostra prima volta qua, e anche buon anno perché oggi, tipo questo giorno in cui faccio questo video, è il secondo giorno dell'anno, quindi buon anno, sarà il primo video dell'anno e in realtà questo è un video di cui voglio fare da un bel po'. Oggi parlerò tipo della mia eredità italiana, tipo le mie origini italiane e tutte le cose del genere. Quindi iniziamo subito con la composizione del mio sangue, diciamo, perché qualche anno fa ho fatto tipo DNA testing con 23andMe, è un'azienda qua. Mi sa che è internazionale, forse no. Forse sì, ma decisamente sì. Qua negli Stati Uniti è una delle aziende più popolari per esplorare la DNA e eccetera. Quindi come puoi vedere sono quasi 12% tipo inglese, irlandese, tipo un match molto probabile con il Regno Unito, Irlanda, quasi 12% con l'Olanda e forse la Germania, quasi 6% Scandinavian, ma non c'è tipo... Sì, loro non hanno identificato con più preciso tipo i paesi. E poi sì, quasi 6% Broadly Northwestern European e poi quasi 15% Polonia. E sì, un altro 1,5% Broadly European. Ma ovviamente vedete che tutte di queste percentuali non sommare al 100% perché ovviamente boom, sono 48,7% italiano con highly likely match, quindi è molto probabile. Ovviamente esploriamo di più. Boom, Keith, your DNA stress that. Yeah, woohoo. The famously boot-shaped Italian peninsula has been home to modern humans for over 30,000 years. Lo sapete? Io no. Sì, negli ultimi 200 anni i miei antenati magari avevano vissuto tipo in queste regioni, diciamo, sì. Ovviamente sì, Italia ha 20 regioni e abbiamo tipo trovato l'evidenza più forte della mia eredità in queste 9 regioni: Sicilia, Campania, Abruzzo, eccetera. Ma ovviamente c'è l'evidenza più forte nella Campania e nella Sicilia, come ho già saputo. Sì, non c'è tipo la regione il più preciso che questa azienda provvede, ma è molto figo. Sì, quindi come ho già saputo, tutti i miei antenati sono venuti dalla Campania e dalla Sicilia. E tipo nella mia famiglia abbiamo qualche documento anagrafico, tipo dai nonni e a altre persone abbiamo un po' di informazione sui miei antenati, ma purtroppo non sappiamo niente dei antenati siciliani. Purtroppo, e per quanto ne so non abbiamo nessun documento, quindi sono abbastanza triste, deluso decisamente per colpa di questa. Sì, perché decisamente ovviamente vorrei sapere tutto che è possibile dei miei antenati, ma per fortuna abbiamo qualche informazione sui miei antenati dalla campagna. E leggo dal computer, in realtà il mio computer è proprio qua, e anche il mio schermo esterno, quindi sto leggendo. Quindi sì, la mia famiglia sappiamo che in Italia il mio cognome, Meola, in realtà è stato Meoli con un I alla fine invece della A.
Oh, devo includere che tutta l'italianità, sì, ho appena creato una parola, tutta l'italianità, tutta la parte italiana di me è sul lato di mio papà. Quindi tutte le altre cose tipo l'irlandese, l'inglese, polacco, eccetera, è sul lato di mia mamma. Quindi mio bisnonno si chiama Francesco Meoli, è nato nel 1882 in una provincia di Napoli. E questa lettera dice che tipo crediamo che il paese tipo sia Benevento. Crediamo. Ma a quanto pare abbiamo una lettera con il paesino, si chiama Ponte Londolfo Benevento. Quindi abbiamo una lettera da questo paese. Abbiamo anche il nome di tipo del mio bisnonna, tipo la madre di Francesco si chiama Diletta e il padre non è sconosciuto. E a quanto pare questo documento che ho dice che a quanto pare Francesco aveva una nipote che viveva a Sanremo, si chiama Vincenzina Meoli. Quindi se stai guardando questo video, Vincenzina, forse il suo pronome si chiama tipo Virginia, e penso che in quest'anno dovresti avere tipo 80 anni. Scrivimi nei commenti oppure tipo sul mio Instagram, perché magari siamo parenti. Di mia bisnonna sappiamo che si chiama Louise, ma sono un po' tipo confuso perché questo documento dice che si chiama Louise, ma è scritto anche Lucia, ma tutti i documenti dicono di Louise. È nata nel 1898 a Sassano, provincia di Salerno, e sappiamo che suo papà si chiama Bernard, presumo che sia Bernardo Iannelli, Iannelli, e anche la madre Pasqualina Iovine. E sappiamo che Louise e la sua famiglia, tipo la mia famiglia, i miei parenti molto vecchi, sono venuti qua, sono arrivati qua tipo a New York, a Ellis Island, il 28 di settembre 1915. Sulla nave si chiama Patria. Sì, Louise aveva 9 anni quando era arrivata qua. E non sappiamo esattamente quando era venuto qua tipo Francesco, mio bisnonno, ma abbiamo trovato tipo questi documenti sull'internet che dice che forse è stato nel 1900, ma non lo sappiamo con la sicurezza purtroppo. Ma la cosa che sappiamo è che tipo i miei bisnonni si sono incontrati qua negli Stati Uniti, non in Italia, ma qua negli Stati Uniti. E per quanto riguarda il lato di mia nonna, i suoi genitori erano nati qua negli Stati Uniti, e questi sono il lato siciliano. I miei bisnonni erano nati in Italia, non qua, e purtroppo non sappiamo niente di queste persone, solo dei miei bisnonni che, come ho detto, erano nati qua negli Stati Uniti. E questo è tutto che la mia famiglia e io sappiamo con la sicurezza dei miei antenati. Io voglio sapere di più, ovviamente, voglio sapere tantissimo. Ma sì, se qualcuno di voi che sta guardando questo video ha il cognome Meoli, anche Iannelli, e sai che i tuoi parenti erano venuti qua qualche anno fa, forse siamo parenti, sarei molto interessato a imparare di più. Quindi per cortesia scrivimi nei commenti su Instagram, e sì, magari un giorno con tutte di queste informazioni, e magari anche un giorno scoprirò di più,
Magari potrei tipo ottenere la cittadinanza italiana, perché è possibile se hai tipo i documenti e altre cose, ma magari un giorno succederà, vedremo. E mi piacerebbe tanto andare a Benevento, Salerno, e anche Sanremo, tutti questi posti dei miei antenati. Ovviamente sarebbe una figata, succederà un giorno di sicuro. Sono già stato a Napoli, ma in realtà sono stato a Benevento in treno quando ho preso il treno da Napoli a Bari. Quindi sì, siamo tipo io ho attraversato a Benevento in treno. Ma sì, come ho già detto, se qualcuno di voi o sa come ottenere più informazioni della mia famiglia in Italia, per cortesia fammi sapere nei commenti su Instagram, eccetera, dove vuoi, non mi importa dove. Comunque questo è tutto per oggi, grazie per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto e spero che non sia troppo tipo scombusolato, non lo so, come un video, perché in realtà era un po' difficile da fare, non lo so. Comunque sì, grazie di nuovo e ci vediamo al prossimo video e di nuovo buon anno ragazzi, ciao!